Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questa lezione scopriremo come scattare fotografie a oggetti in stile pubblicitario utilizzando un semplice pannello LED e per fare questo dobbiamo andare nello studio. Visto che non stiamo utilizzando dei flash ma una luce continua, in questa parte di video mi vedrete con un'illuminazione un po' meno rifinita perché devo utilizzare solamente l'illuminazione effettivamente del faretto LED della KF Concept. Come soggetto abbiamo in questo caso una macchina fotografica vintage. Questa per me ha un certo valore affettivo perché era la macchina fotografica che utilizzavamo in famiglia per scattare le fotografie, però chiaramente potrebbe essere qualsiasi tipo di prodotto che dobbiamo pubblicizzare o un oggetto che vogliamo fotografare. La cosa comoda di un faretto come questo della KF Concept è che essendo a batteria lo possiamo spostare molto facilmente, non abbiamo cavi che ci danno fastidio sul tavolo. In questo caso qualche cavo ce l'ho perché ho collegato il tablet direttamente alla macchina fotografica che è una Canon EOS 550D con il 50 mm della Yongnuo. In generale per tutto quanto questo tutorial non utilizzerò attrezzature particolarmente costose, diciamo questa cosa del tablet è un'eccezione solamente perché sto facendo il video e quindi in qualche modo così è più comodo anche per spiegare e non stare davanti all'inquadratura. Utilizzeremo anche dei modificatori e vedremo che è tutta roba che possiamo già avere in casa o comprare in un negozio di bricolage. La differenza principale che c'è su fasce di prezzo abbordabili tra le luci continue e i flash è che appunto i flash durano un istante ma possono emettere una luce molto potente, quindi di solito abbiamo dei valori di tempo di scatto soprattutto abbastanza brevi da permetterci di scattare fotografie anche a mano libera. Con le luci continue dipende dalle situazioni, però tendenzialmente almeno per la fotografia di oggetti dobbiamo preferire di scattare con un cavalletto. In questo caso ho impostato già la composizione che posso controllare un po', aggiustare questa volta dal tablet. Dobbiamo assicurarci, come sempre quando scattiamo fotografie di oggetti, di aver impostato bene risoluzione e formato delle immagini. In questo caso sono alla risoluzione maggiore e sto scattando in RAW più JPEG, quindi la correzione colore e l'aggiustamento per esempio del bilanciamento del bianco lo farò in post produzione anche per essere più sicuro del risultato. A questo punto possiamo scattare la nostra prima fotografia vedendo che i valori di scatto in questo caso sono ISO 400, f5.6 e tempo di scatto 1/13 di secondo. Nonostante che questo è un obiettivo 50 mm f1.8, ho deciso di chiudere un po' il diaframma arrivando appunto a f5.6 così da avere più dettagli bene a fuoco sul soggetto che sto scattando, anche perché come vedete il fondale è un fondale grigio, quindi anche se è più a fuoco non mi darà particolarmente fastidio. Quindi possiamo scattare la nostra prima fotografia. Ho impostato, in questo caso potevo mettere anche la messa a fuoco manuale, però l'ho lasciata automatica per poterla controllare dal tablet e scattiamo la nostra fotografia. Aspettiamo che arriva anche sul tablet e vediamo che forse devo togliere anche il braccio, mi ero un po' rilassato. Scattiamo la nostra prima fotografia e vediamo che la luce è abbastanza buona, potrebbe in realtà andare bene così, però se vedo nella realtà dobbiamo considerare una cosa con i pannelli LED, che l'ombra che vedo proiettata da questo lato la vedo molto segmentata, perché diciamo che la luce nella sua totalità agisce come una fonte di luce più grande, però effettivamente è composta da tanti LED e ogni LED sta facendo una sua ombra diversa. Quindi la prima cosa che posso fare per migliorare un po' la qualità della luce di questa immagine è prendere per esempio un semplice foglio di carta e metterlo davanti al pannello. Cercando di avere la stessa esposizione, metto il foglio di carta e aumento la potenza della luce e a questo punto posso scattare la mia seconda fotografia che avrà un'ombra più piacevole, e questo con il pannello della KF Concept forse è l'unico punto negativo che ho trovato, perché potevano aggiungere un sistema per avere magari una cosa che di solito viene aggiunta, un qualche materiale diffusore che possiamo mettere davanti ai LED, così quando ci serve da poter avere quest'ombra più morbida, insomma questa luce che non è così segmentata.
Una cosa ancora che possiamo fare, se tolgo la luce e riabbasso la potenza, un'altra cosa che possiamo fare per migliorare ancora di più la qualità dell'immagine è prendere un pannello diffusore che possiamo trovare all'interno dei pannelli, quelli 5 in 1 che si comprano. Di solito il prezzo è abbastanza buono. La parte interna di questi pannelli solitamente è questo pannello diffusore, scusate un po' il rumore, che possiamo mettere tra la luce LED e il nostro soggetto. Quindi io lo metto proprio che quasi tocca la macchina fotografica e la luce la tengo più o meno nella stessa posizione. E adesso, andando a vedere, in questo caso sullo schermo, aumento la potenza della mia luce per avere più o meno la stessa intensità e scatto l'altra mia fotografia, e a questo punto vedo che effettivamente la qualità della luce è molto più piacevole, perché chiaramente ho trasformato la luce, che era insomma di queste dimensioni relativamente al soggetto, in una luce adesso che è sensibilmente più grande. E potrebbe anche andarmi bene così questa fotografia, insomma è abbastanza piacevole, però posso fare alcune cose per migliorarla leggermente. Una tecnica che possiamo usare per avere un riflesso più piacevole sotto al nostro soggetto, in questo caso il tavolo sta creando un po' un riflesso ma non è così preciso, e possiamo per esempio prendere dei fogli di plexiglass o simil plexiglass e li mettiamo così, li possiamo mettere sotto al nostro soggetto in questa maniera. Quindi lo metto sotto, ritorno sulla visualizzazione dell'inquadratura, la posso spostare anche un po' più a sinistra, e adesso rimettendo il mio soggetto più o meno come era prima, e se scatto la mia fotografia posso vedere che semplicemente aggiungendo questo foglio di plexiglass bianco ho un bel riflesso che stavolta sul bianco, dove vedo l'immagine un po' meglio. Un'altra alternativa divertente da utilizzare, se non vogliamo andare troppo a influire sulla superficie su cui tocca il nostro soggetto, possiamo aggiungere un foglio, questa volta di plexiglass trasparente. Quindi questo è un foglio che ho usato parecchie volte, quindi è un po' graffiato e mi costringerà a lavorare un po' in post-produzione per ripulirlo. A questo punto, se metto il mio soggetto così, più o meno come stava prima, così, e scatto la mia fotografia, diciamo che questo per me in questo caso è il look che mi piace di più, perché la parte sotto rimane grigia che si lega al fondale, però sto aggiungendo un riflesso che è più piacevole e più bello da vedere. E a questo punto posso fare ancora un'altra modifica. Infatti, se non vogliamo un aspetto così contrastato all'immagine che stiamo scattando, possiamo aggiungere anche un piccolo pannello riflettente, che nel caso della fotografia di oggetti è comodo perché può essere davvero qualsiasi tipo di oggetto. Una cosa che utilizzo molto sono i pannelli, quelli di alluminio che si usano in cucina, un pezzettino di cartone così, che posso posizionare nella parte laterale del mio soggetto, nella parte in ombra, e vedo che quando abbasso questo foglietto argentato praticamente sto ridando luce alla parte in ombra, e in base a come piego il foglio posso dare più o meno luce. In questo caso possiamo dare un effetto un po' più leggero. Scatto la mia fotografia e vedo che la parte in ombra, in questo caso adesso vedo un po' di dettaglio, è più tridimensionale. Oppure, se vogliamo, possiamo usare anche un foglio bianco, in questo caso è un po' più grande, quindi la diffusione sarà maggiore, e anche in questo caso lo metto appena la tecnica è di vederlo in campo nell'inquadratura e tirarlo leggermente indietro. In questa maniera sappiamo che stiamo diffondendo la luce il più possibile, e quindi scattiamo questa immagine e vediamo che
l'immagine, anche quella prima non era male, però questa ha una luce, una ribattuta laterale ancora più ampia e più morbida. L'ultima cosa che possiamo fare, che però in questo caso richiede l'utilizzo di un'altra fonte di luce, per ora finora abbiamo usato solamente questo pannello della KF Concept, l'ultima cosa che possiamo fare è aggiungere una luce di sfondo, e la luce di sfondo è un dettaglio che è sempre molto importante perché dà molto carattere a un'immagine. In questo caso sto usando un vecchio pannelletto LED che avete visto probabilmente anche nei video di fotografia molto spesso, con una gelatina blu per dargli questo colore più azzurro, e semplicemente ho posizionato la luce che punta dietro allo sfondo. In questo caso io ho una parete grigia nel mio studio per comodità, perché la uso per le fotografie, però se non avete un pannello grigio, nel caso della fotografia di prodotti facilmente potete anche usare un foglio di carta bianca abbastanza grande da coprire l'intera inquadratura. E a questo punto l'unica cosa che ci rimane da fare è scattare la nostra fotografia. Forse regoliamo un po' la parte centrale di questa luce in modo che si trova dietro effettivamente alla nostra macchina fotografica. Di nuovo premo il tasto di scatto e la nostra fotografia di prodotti, in questo caso di questa macchina fotografica, è pronta. L'unica cosa che ci rimane da fare è passare in post-produzione e aggiustare un po' di dettagli. Una volta che siamo su Lightroom possiamo confrontare la prima fotografia che abbiamo scattato con l'ultima, e se ci avviciniamo possiamo vedere effettivamente quali sono le differenze, perché per esempio in questa zona dove c'è il mirino e il flash vediamo che nella prima fotografia un po' tutti i dettagli sono un po' più duri, un po' più, diciamo, si vede comunque la fonte di luce piccola, mentre se andiamo a destra la fotografia sembra più una fotografia per esempio di una pubblicità, dove vediamo tutto quanto questo bel bordo che è praticamente il riflesso della luce che avevamo a destra. E la stessa cosa la vediamo anche nella parte frontale della lente, dove qui l'obiettivo è un po' scuro e si vedono i due riflessi del pannello LED, mentre se vediamo nella fotografia a destra vediamo che c'è questa serie di cerchi un po' più chiari, che sono un po' più belli da vedere. E ovviamente anche la grande differenza la vediamo sul riflesso nella parte sotto, dove nella prima fotografia avevamo il riflesso del tavolo, mentre qui abbiamo il riflesso con il pannello di plexiglass e lo sfondo dietro. A livello di ritocco su Lightroom in realtà non abbiamo tanto lavoro da fare se andiamo a vedere, perché la fotografia già risulta abbastanza bilanciata. Una cosa che possiamo fare, che avevo dimenticato nel momento della registrazione del video, è di scegliere il colore con la pipetta da una fotografia con la Grey Card per vedere il colore se ha avuto delle modifiche nel momento in cui abbiamo messo il pannello traslucido. E se andiamo a vedere, qui abbiamo una misurazione di 5400 Kelvin. La fotografia originale con le opzioni preimpostate della Canon invece era a 5200 Kelvin, e se incolliamo vediamo che la differenza è davvero minima tra prima e dopo. A questo punto quello che io di solito faccio nelle fotografie è prima di tutto controllare la linea orizzontale, e vediamo che in questo caso non avevo storto molto l'immagine, e visto che abbiamo una linea allineata quasi sulla sezione aurea, possiamo stringere un po' l'immagine così che ci concentriamo sul soggetto che ci interessa, e a questo punto diciamo a livello di composizione abbiamo aggiustato la fotografia. Dopodiché possiamo aumentare leggermente il contrasto, vediamo come sta, e la chiarezza, che ci permette di fare questo effetto che praticamente fa risaltare un po' i dettagli. Ovviamente non dobbiamo esagerare a questo punto, possiamo fare solamente ad esempio a 10, così se andiamo a zoomare possiamo vedere che c'è un leggero micro contrasto nei dettagli. A livello di colore dobbiamo fare un po' attenzione, perché il rosso è un tipo di colore che nel digitale si può rompere facilmente, però possiamo aumentare un po' la vividezza anche per avere un po' più piacevole lo sfondo blu. E l'ultima cosa che voglio fare è semplicemente andare a selezionare quest'area del flash, visto che so che nel file RAW c'è maggiore dettaglio. Faccio una selezione di questo genere e abbasso le luci. Come vedete possiamo ritirare fuori un po' di dettaglio, che poi se vogliamo possiamo schiarire nella fase finale di post produzione su Photoshop, dove principalmente farò la pulizia un po' di tutta la polvere e un po' i graffi che ci sono sulla macchina fotografica.
La pulizia della polvere e delle varie sporcature la potremmo fare anche su Lightroom, però su Photoshop con lo strumento Cerotto è molto più veloce. Chiaramente una volta che passiamo su Photoshop queste sono tutte modifiche che ci fanno perdere la possibilità poi di sviluppare il RAW come abbiamo fatto in precedenza. Quando, come in questo caso, abbiamo il riflesso dell'oggetto nella parte sotto, dobbiamo avere cura di rimuovere gli stessi dettagli sia sull'oggetto sia sul suo riflesso, altrimenti l'immagine potrebbe sembrare strana. Una cosa che in questo caso mi aiuta molto è il fatto che la profondità di campo è abbastanza stretta, quindi i dettagli sul pavimento che vedo si limitano soltanto a una piccola striscia. Dopo aver rimosso la polvere faccio un layer per fare un po' di schiarite in vari punti che possono aiutare molto nella fotografia di prodotti e infine creo un ultimo layer per aumentare un po' la nitidezza sempre in alcune zone. Vedete, con una maschera posso selezionare alcune zone come le scritte e i bordi del nostro soggetto per farlo risaltare maggiormente nell'immagine. Nella prima fotografia abbiamo usato soltanto il pannello senza nessun modificatore, il risultato era già accettabile, ma con la foto finale vediamo che aggiungendo un materiale diffusore, un pannello riflettente e una luce sullo sfondo l'immagine è sicuramente molto più di impatto e infine con un po' di post-produzione vediamo che questa fotografia è già pronta per essere pubblicata tranquillamente su una rivista, su un sito oppure anche su un annuncio di vendita. Per questa lezione è tutto e come sempre se avete idee per nuovi episodi potete scriverli qui sui commenti di YouTube oppure potete contattarmi per dubbi o suggerimenti su carlo@player2.com. Potete seguire Player 2 Lighting su Twitter o Instagram a @player2 oppure su Facebook a facebook.com/p2lighting. Mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter per essere sempre al passo con tutte le novità di Player 2 Lighting a player2.com/newsletter. Visitate il sito di Player 2 Lighting a player2.com dove trovate tutti gli approfondimenti per ogni video e iscrivetevi al forum di Player 2 Lighting a player2.com/forum. Grazie per aver visto questa lezione e ci vediamo alla prossima!